Immagina una capsula spaziale progettata per un solo scopo: sopravvivere. Non sto parlando di fantascienza e non sto parlando di un film horror, anche se quello che stai per vedere ha ispirato le peggiori storie di zombie della nostra cultura. Sto parlando di una singola, microscopica entità biologica che sta fluttuando nell'aria in questo preciso istante. È più piccola di un granello di polvere, invisibile a occhio nudo, ma possiede un codice genetico scritto per dominare una specie intera. Questa è una spora di Ophiocordyceps e sta cercando un bersaglio. Non un bersaglio qualsiasi. Sta cercando un ospite specifico, una macchina biologica perfetta, una formica. Se potessimo rimpicciolirci e osservare questo evento al rallentatore, vedremmo la natura nella sua forma più crudele e calcolata. La vittima è una formica carpentiere, una creatura che, per la sua scala, è potente come un carro armato. Il suo corpo è protetto da un esoscheletro di chitina, una corazza naturale che dovrebbe renderla invulnerabile agli attacchi esterni. Per milioni di anni, questa armatura ha protetto la sua specie da predatori, cadute e colpi. Ma l'evoluzione è una corsa agli armamenti infinita e il fungo ha sviluppato un'arma che la formica non può fermare. Non usa la forza bruta, usa la chimica. Quando la spora tocca la corazza, non rimbalza, si attacca, si incolla come se fosse saldata. Qui inizia la violazione. La spora rileva di essere sul corpo giusto, riconosce i segnali chimici dell'esoscheletro e attiva il suo carico bellico. Inizia a secernere un cocktail di enzimi potentissimi, acidi biologici progettati per sciogliere la chitina molecola dopo molecola. Immagina di versare dell'acido solforico sul cofano di un'auto. Il metallo frigge e si buca. Sulla schiena della formica sta accadendo la stessa cosa, ma in silenzio. La spora crea un tunnel microscopico. Spinge dentro un tubo germinativo. Sta entrando. La fortezza è caduta. E la formica non ha sentito assolutamente nulla. Ora il fungo è dentro. È nel sistema circolatorio della formica, nell'emolinfa. Potresti pensare che il sistema immunitario della formica reagisca, che scateni una guerra. Ma il fungo è un maestro dell'inganno. Si traveste. Cambia la sua superficie per sembrare amico. Naviga nel sangue della formica come un sottomarino invisibile ai radar. In questa fase, la formica continua la sua vita. Mangia, lavora, comunica con le compagne. Non sa di essere già morta. Non sa di essere diventata un semplice veicolo per qualcos'altro. Il passeggero sta aspettando il momento giusto per prendere il volante. Mentre la formica lavora per la colonia, dentro di lei avviene una crescita esponenziale. Le cellule del fungo si duplicano. Da una diventano 2, da 2 4, da 4 milioni. Iniziano a connettersi tra loro. Non sono più cellule isolate. Stanno costruendo una rete, un micelio. Immagina dei cavi in fibra ottica che crescono lentamente tra i muscoli, avvolgendo gli organi, circondando le riserve di energia. Il corpo della formica viene cablato dall'interno. Il fungo sta costruendo una struttura parallela al sistema nervoso dell'insetto. Si sta preparando al colpo di stato. Ed è qui che la scienza ha scoperto qualcosa di veramente inquietante. Per anni abbiamo pensato che il fungo attaccasse direttamente il cervello, mangiandolo per prendere il controllo. Ci sbagliavamo. La realtà è molto più strategica. Il fungo circonda il cervello della formica, ma non lo tocca. Lo isola. Costruisce un muro di cellule attorno ad esso, tagliando le comunicazioni con il resto del corpo. Il cervello della formica è ancora intatto, è sveglio, è cosciente, ma è prigioniero nel suo stesso cranio. La formica è come un pilota chiuso in una cabina di pilotaggio scollegata dai comandi dell'aereo. Può urlare,
ma le ali non rispondono più. Se non controlla il cervello, come fa a muovere la formica? Il fungo agisce direttamente sui muscoli. Rilascia neurotrasmettitori e sostanze chimiche che attivano le fibre muscolari delle zampe. È come se un hacker avesse tagliato i cavi del computer centrale e stesse inviando scosse elettriche direttamente ai motori delle ruote. Il fungo muove le zampe della formica come un burattinaio muove i fili di una marionetta. La formica cammina, ma non è lei a decidere dove andare. I suoi passi sono dettati da una volontà aliena che ha un piano preciso, una mappa che non appartiene al mondo degli insetti. La colonia non è stupida. Le formiche hanno evoluto per milioni di anni un'immunità sociale. Se una compagna si comporta in modo strano, se ha spasmi, se ha un odore diverso, viene riconosciuta come una minaccia biologica. Le formiche guardiane, i soldati della colonia, individuano l'infetta, la afferrano, la trascinano via dal formicaio e la abbandonano nella giungla per morire sola. È una misura di quarantena brutale, ma necessaria. Ma per il fungo, questo fa parte del piano. Vuole essere portato fuori, vuole uscire dal buio del nido. Ha bisogno di raggiungere un luogo specifico che non esiste sottoterra. Ora la formica è sola. Il fungo prende il controllo totale. Costringe la formica a fare qualcosa che non farebbe mai spontaneamente: abbandonare il suolo sicuro e iniziare a scalare. La formica si arrampica su uno stelo d'erba o su un arbusto. Non si ferma a caso. Il fungo possiede sensori di umidità e temperatura incredibilmente precisi. Cerca il punto perfetto, circa 25 cm dal suolo, sul lato nord della pianta, dove l'umidità è esattamente al 95%. È una precisione matematica spaventosa. Se la formica si ferma troppo in basso, il fungo morirà di caldo. Se sale troppo in alto, si seccherà. Deve trovare la zona Goldilocks, la zona perfetta per l'omicidio. Mezzogiorno. Il sole è allo zenith. Per qualche motivo che ancora non comprendiamo appieno, il fungo sincronizza l'atto finale con il sole. La formica raggiunge la nervatura principale di una foglia e qui il fungo invia l'ultimo comando ai muscoli della mandibola. Un'ondata massiccia di energia chimica costringe la formica a mordere la foglia con tutta la forza che le è rimasta. Le mandibole si chiudono e si bloccano. Il fungo provoca una tetania istantanea, un crampo permanente che non si scioglierà mai più, nemmeno dopo la morte. La formica è ancorata, non cadrà mai più. Il veicolo è stato parcheggiato definitivamente. Appena le mandibole si chiudono, la formica muore. Il suo compito è finito. Ma per il fungo, la festa è appena iniziata. Ora che non serve più muoversi, il fungo smette di essere un passeggero educato. Rilascia enzimi digestivi ovunque. Scioglie gli organi interni, i muscoli, i tessuti grassi. Trasforma l'interno della formica in una zuppa nutriente che assorbe avidamente. L'esoscheletro rimane intatto come un guscio vuoto, una bara che protegge il fungo mentre si nutre del cadavere dall'interno. È un riciclaggio totale. Nulla viene sprecato. Passano i giorni. Dal retro della testa della formica, proprio dove un tempo c'era il cervello che controllava la colonia, inizia a spuntare qualcosa. Un gambo, uno stroma. Cresce lentamente verso la luce, alimentato dall'energia rubata al corpo della vittima. È una scena che sembra uscita da un incubo, un corno della morte che si alza trionfante. Sulla cima di questo stelo si forma una capsula gonfia, piena di pressione. È la fabbrica di spore. Il fungo ha convertito un intero essere vivente in una torre di lancio per la sua prole. La capsula esplode, non con il fuoco, ma con una pioggia silenziosa.
milioni di nuove spore vengono rilasciate nell'aria. E qui capiamo la genialità perversa della posizione a 25 cm d'altezza. Sotto quella foglia, esattamente sotto la traiettoria di caduta, passano i sentieri delle formiche. Le autostrade chimiche che la colonia usa per cercare cibo. La formica infetta è stata posizionata come un cecchino sopra la folla. Le spore piovono sulle sorelle ignare che passano sotto. È una kill zone perfetta. Il ciclo ricomincia. Una morte ne genera 1000. Potresti pensare che questo fungo distruggerà tutte le formiche del mondo, ma non è così. La natura non cerca la distruzione, cerca l'equilibrio. Se il fungo uccidesse tutte le formiche, morirebbe anche lui. Quindi il parassita tiene la popolazione sotto controllo, impedendo alla colonia di diventare troppo grande e consumare tutte le risorse della foresta. È un guardiano crudele, un mostro necessario. Ci ricorda che in natura non esiste il bene o il male, esiste solo ciò che funziona. E questo meccanismo funziona da 48 milioni di anni. Guardiamo le formiche e vediamo piccoli insetti insignificanti. Ma dentro i loro corpi si combattono guerre biologiche che fanno impallidire la nostra tecnologia. La realtà è molto più complessa, molto più violenta e infinitamente più affascinante di qualsiasi finzione. Io sono Renderium e questo è il prezzo dell'evoluzione. Iscriviti per continuare a esplorare l'invisibile insieme a noi.